Ciao a tutti ragazzi ed eccoci tornati sul mio canale di fisarmonica con questo video che parla del perché di a cosa serve fare gli esercizi. Ci sono davvero un sacco di argomenti da trattare, quindi cominciamo con questo che è a mio avviso uno dei più importanti. Questo è un video, diciamo, che si collega anche al video che avevo fatto sul perché non sono portato, lo trovate in questa scheda, quindi è sempre un video che tende a precisare alcune cose a livello motivazionale, soprattutto quando si va a toccare l'argomento delle esercitazioni, della tecnica di base. A cosa serve fare gli esercizi? Non si possono fare sempre solo le canzoni, quindi quando ci alleniamo e fin lì ok, ci dobbiamo allenare, giustamente, non possiamo strimpellare, dobbiamo allenarci con la fisarmonica, però quando ci alleniamo, perché non ci alleniamo solo sulle canzoni? Ad esempio io prendo fuori una canzone popolare che mi piace, magari una canzone semplice, e comincio a imparare quella pian pianino, prima o poi la imparerò. Perché non si può fare così? Allora, è molto semplice, adesso ve lo vado a spiegare. È assolutamente normale che durante il proprio periodo di allenamento su uno strumento musicale, in questo caso della fisarmonica, a tutti venga in mente di provare una canzone magari che ci piace tanto, oppure fissarsi magari su quella canzone, studiarla magari anche più di un'ora al giorno, solo quella perché ci piace. È successo a tutti quanti. Andiamo a vedere un attimo quali sono le differenze sostanziali di imparare una canzone con uno o con un altro metodo. Dipende molto dal nostro livello, quindi ad esempio se innanzitutto se andiamo a prendere una canzone troppo difficile per il nostro livello, questa risulterà molto difficile da imparare, e quindi per quanto sia alta la motivazione, quindi andiamo molto a giocare sulla motivazione. Noi abbiamo una motivazione altissima, magari resistiamo più di un mese a provare tutti i giorni a suonare quella canzone, ma alla fine la motivazione non è infinita, quindi non è comunque una cosa che possiamo andare avanti un anno e non ci stufiamo mai. Prima o poi ci stuferemo anche di imparare quella canzone. Quindi qual è il trucco vero e proprio? Dobbiamo sempre imparare una canzone che sia, diciamo, se non al nostro livello, almeno solo un pelo di più, non troppo di più rispetto al nostro livello. Come facciamo a capire se una canzone è troppo, cioè irraggiungibile rispetto al livello dove ci troviamo noi? Basta vedere intanto un po' di giri armonici che ci sono nella canzone. Ad esempio, se cominciano ad esserci molti arpeggi o molti passaggi difficili o note punteggiate, ad esempio puntate o legature strane, poi dipende molto anche dai diesis nella chiave. Ovviamente se vediamo che ci sono 5 diesis in chiave, adesso ho esagerato, ad esempio la Cesarina che ha 3 diesis in chiave perché è una canzone in La maggiore, di sicuro anche se è solo la Cesarina è abbastanza difficile già a livello di chiave, quindi va fatta in scala e in arpeggi di La maggiore. Quindi già lì è normale che troveremo un sacco di tasti neri e quindi un sacco di difficoltà per farla. Adesso torniamo al tema principale del video. A cosa servono gli esercizi e come mai non possiamo sempre esercitarci con le canzoni? Perché semplicemente se ci alleniamo solo con le canzoni, noi la canzone la studiamo sia la base della canzone, tutti i giri della canzone li dobbiamo studiare sul momento, quindi non abbiamo già una base per fare la canzone. Ad esempio facendo gli esercizi possiamo imparare dei giri armonici e melodici che ci vanno ad aiutare poi con determinate canzoni. Se noi tutti quegli esercizi non li facciamo, quindi come abbiamo visto sui miei corsi di fisarmonica, ci sono un sacco di esercizi sul metodo Berben da affrontare. A cosa servono tutti questi esercizi? Mentre fai l'esercizio, tipicamente non si sta lì a pensare dai, voglio a tutti i costi imparare questo esercizio perché mi piace l'esercizio. Si tende a farlo di più perché si ha disciplina nel farlo, quindi si vede un percorso, si vuole passare all'esercizio dopo e andare avanti con la propria preparazione. E quindi non si è in uno stato mentale dove si dice cavoli, voglio a tutti i costi passare questo esercizio, se non lo passo è un disastro perché lo voglio assolutamente fare. Invece con le canzoni è esattamente così. Quindi se vogliamo imparare una canzone perché ci piace tanto, è vero che saremo molto motivati, ma saremo costantemente nello stato mentale
di pensare che vogliamo a tutti i costi imparare quella canzone. Quindi più vediamo che non la impariamo e più ci frustriamo con noi stessi perché non riusciamo a fare quella canzone. Quindi dove sta il succo del discorso? Quando si superano parecchi esercizi, che quindi si alza la propria asticella, il proprio livello di fisarmonica, si vedrà che anche le canzoni pian pianino cominciano a farsi da sole. Quindi cominceremo ad affrontare una canzone che ci piace, magari siamo arrivati al livello di fare Rosamunda, sappiamo che abbiamo quel livello lì, quindi impariamo Rosamunda, la impariamo in un mese, in 3 settimane, l'abbiamo già imparata, la facciamo già senza problemi. Ecco, questo è molto diverso perché la motivazione dura per tutto quel mese, quindi dopo un mese che studiamo abbiamo raggiunto il risultato, quindi oltre ad avere la gratificazione di aver imparato già la canzone, non avremo neanche il problema di perdere un sacco di tempo dietro quella canzone, quindi per mesi e mesi e mesi. Concludiamo allora il video dicendo: si possono suonare solo le canzoni? Sì, si può benissimo suonare le canzoni, anche sempre, senza fare nient'altro, ma così facendo andremo a sviluppare la tecnica e la memoria muscolare delle dita solo per fare quella canzone. Molto meglio invece crearsi una preparazione generale, quindi facendo tutto quello che abbiamo visto, le scale, gli arpeggi se li state già effettuando, la tecnica, gli esercizi dei vari metodi, chi più ne ha più ne metta, in modo da avere una formazione completa, diciamo, della propria mano, della propria tecnica e avere anche un'idea, questa forse è la cosa più importante, un'idea del proprio livello di fisarmonica. Possiamo sapere se siamo arrivati fin qui oppure se siamo più alti o più bassi, almeno abbiamo un'idea, senza invece magari fare tante canzoni e magari dover affrontare una canzone che non si sa se è più difficile o meno perché non abbiamo neanche idea di quale sia il nostro livello di fisarmonica. A questo punto sono tornato con questo video che può chiamarsi un video consiglio, ce ne saranno molti altri da trattare, questi video molto importanti che vanno a toccare la motivazione e la disciplina che si ha quando bisogna allenarsi con la fisarmonica e vi mando allora un saluto e ci vedremo al prossimo video qui sul canale.